Bentornati! Per Natale avete ricevuto per caso delle miniature o un gioco da tavolo che vorreste dipingere ma non sapete da dove cominciare? Bene, allora siete nel video giusto. Nel video di oggi infatti parliamo degli strumenti indispensabili per chi vuole iniziare a dipingere le miniature da zero. Questo sarà soltanto il primo di una serie di video dedicati alle basi, quindi agli strumenti e alle tecniche. Se non volete perdervene nessuno, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Abbiamo molto di cui parlare, quindi direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Questo primo elemento non credo di doverlo inserire in lista, dato che è fin troppo scontato. Se siete atterrati su questo video, probabilmente perché avete adocchiato delle miniature tanto belle da immaginarle dipinte, che siano di un regalo di Natale appena ricevuto, un gioco da tavolo di cui volete migliorare l'aspetto o un Kickstarter appena arrivato. Ora che abbiamo tra le mani ciò che vogliamo dipingere, dobbiamo capire cosa serve per farlo. Il primo strumento che io ritengo indispensabile per la pittura delle miniature è il primer. Vi ho già parlato di questo argomento nel video dedicato a come preparare le miniature alla pittura, che vi lascio qui nella i di informazioni. Per primer spray si intende un colore spray da applicare tramite bomboletta che serve a creare una base uniforme su tutta la miniatura prima di dipingere. In commercio esistono diverse marche di primer spray, tra le quali Citadel e The Army Painter. La sua funzione è quella di facilitare l'aderenza dei colori che applicheremo dopo. Questo tipo di applicazione ha dei pro e dei contro. Il prezzo contenuto di una bomboletta infatti è compensato dal fatto che dobbiamo stare molto attenti a quando lo spruzziamo, altrimenti rischiamo di coprire i dettagli della miniatura. Quello che vi consiglio di più è quello nero, sul quale dovremo lavorare con i colori della giusta consistenza per schiarire gradualmente ogni parte e che sarà perfetto come base per i colori metallizzati. Il passo successivo sarà passare ad uno strumento più avanzato, ovvero l'aerografo, estremamente versatile e quindi utilissimo anche per creare il primer. Parleremo più approfonditamente dell'aerografo in un prossimo video, ma ci tengo a farvi capire che il passaggio da bomboletta ad aerografo sarà quasi naturale, dato che presto verranno alla luce i pro di quest'ultimo strumento. Con l'aerografo infatti si potranno stendere strati di colore molto più sottili e uniformi, senza preoccuparsi di coprire i dettagli della miniatura. Inoltre darà il suo meglio con il primer zenitale, ovvero quello creato da nero, grigio e bianco, disposti con angolazioni diverse, per simulare l'effetto della luce dall'alto. Questo effetto si potrebbe creare anche con le bombolette, ma bisognerà stare molto attenti allo spessore del colore. Nulla vi vieta di stendere un primo strato di primer con il pennello, ma secondo me risulta molto difficile trovare una giusta consistenza in modo che il colore risulti uniforme senza lasciare le righe del pennello. Il primer spray nero rimane a mio avviso lo strumento giusto per iniziare. Il secondo strumento indispensabile per dipingere le miniature, e non solo, sono i colori, nello specifico colori acrilici a base acqua. In teoria va bene qualsiasi marca di colore acrilico, ma proprio per la loro alta pigmentazione io vi consiglio di scegliere tra le marche dedicate alle miniature, quindi Vallejo, The Army Painter, Citadel e molti altri. Le correnti di pensiero su quali siano i colori migliori sono così varie che non ne parleremo in questo video, ma posso giusto esprimere una mia opinione personale che spero possa aiutarvi a scegliere. Ci sono marche che forniscono colori con una densità di pigmentazione più alta e quindi una resa migliore nella pittura, e altre invece che per un costo più contenuto offrono un prodotto forse meno performante ma senza dubbio più abbordabile per chi vuole iniziare. Io personalmente vi consiglio di partire con pochi colori ma di qualità migliore, piuttosto che grossi set che molto presto vi porteranno a cercare un'alternativa. Tempo fa ho preparato una lista di colori che ritengo molto versatile e un buon punto di partenza. Nel caso vi dovesse interessare la trovate qui sotto in descrizione. Ovviamente, se il budget con cui volete partire è più basso, considerate l'idea di acquistare solo le tonalità adatte alle miniature che volete dipingere inizialmente, per poi ampliare la scelta in occasione del prossimo progetto. Spesso si trovano i colori indivisi in categoria come base, layer, dry, technical e a volte è difficile orientarsi. Per iniziare vi consiglio di fare caso ai colori catalogati come base e layer, oltre agli shade di cui vi parlo fra poco. In breve, comunque, le funzioni di ognuna delle categorie di colori sono le seguenti. Con colori base si intende colori coprenti ad alta pigmentazione, opachi e generalmente di tonalità abbastanza scure, perfetti come primi colori da utilizzare sulle miniature dopo il primer, per definire lo schema cromatico e creare una base dalla quale partire. I layer sono colori adatti alle lumeggiature e alla stratificazione.
Sono forse leggermente meno coprenti dei precedenti proprio perché pensati come tonalità da applicare sopra i colori base, per schiarire o scurire al bisogno. Le cosiddette lumeggiature sono appunto strati di colore da applicare gradualmente e in punti specifici, per migliorare l'aspetto finale di una miniatura donando punti luce e ombre più marcate. In generale, quindi, una maggiore definizione dei volumi, soprattutto dopo lo shade. Questa distinzione tra colori base e layer per alcune marche non viene proprio fatta e vengono catalogati tutti nello stesso modo. Sarà poi all'abilità del pittore capire la giusta tonalità e la giusta diluizione da utilizzare, fattore che comunque si richiede in tutte le marche. Con Technical vengono generalmente racchiuse tutte quelle tipologie di colori particolari, come l'effetto ossido, il sangue, i terreni e molti altri, che vengono scelti per situazioni specifiche, generalmente per arricchire con dettagli particolari le miniature. Approfondiremo meglio questo argomento in un prossimo video. I colori dry sono colori dalla consistenza molto asciutta, quasi grumosa, che se usati con pennelli adatti possono aiutarci a mettere in evidenza le texture con il minimo sforzo. Tutti i colori citati sopra fanno parte di una categoria di pittura ormai definita classica, dato che da poco si sono fatti spazio i contrast, una nuova tipologia di colori. I contrast sono una via di mezzo tra i colori classici e gli shade, ovvero delle lavature molto coprenti che vanno stese su una base neutra, bianca, avorio o grigia. Queste lavature permettono di dipingere in modo veloce le miniature, rendendoli particolarmente adatti a chi vuole dipingere grandi eserciti o cerca una qualità adatta al gioco. Purtroppo, anche se può sembrare la soluzione definitiva, continuano a presentare dei difetti che personalmente mi fanno continuare a preferire la pittura classica. L'effetto finale non è omogeneo e una volta scelto la base e il contrast da usare non c'è molto spazio per le lumeggiature. Il terzo strumento necessario per iniziare a dipingere sono i pennelli. Come potremmo fare altrimenti? Ho già realizzato un video in cui vi parlo di come tenere al meglio i pennelli per prolungarne la durata e vi invito a guardarlo se volete partire da subito con il piede giusto. Anche per i pennelli si tende a pensare che vadano bene anche i più economici, quelli che si trovano al supermercato. Purtroppo non è così e io vi consiglio di partire da subito con pennelli di buona qualità. Come vi dicevo nell'altro video, ne esistono di tutte le marche e adatti a tutte le tasche, ma il mio consiglio è quello di evitare completamente quelli con setole sintetiche e quelli che si trovano al supermercato, che non sono per niente adatti alla pittura delle miniature. Purtroppo vi farebbero comunque spendere soldi, ma vi limiterebbero e vi farebbero soltanto perdere tempo, quindi evitateli. Tra le marche che ho provato finora, quelli con cui mi sono trovata meglio sono i Raphael e i Citadel. Proprio questi ultimi trovo che siano un buon compromesso tra qualità e prezzo e che siano perfetti per iniziare. Si trovano facilmente nei negozi e hanno una linea dedicata ad ogni tipologia di utilizzo, intuitiva e facile da scegliere anche per i neofiti. I pennelli di cui avrete bisogno per iniziare sono sicuramente uno base, meglio se di dimensione S o M, adatto a stendere i colori base. Un layer, dalle setole più morbide per le sfumature e le lumeggiature, e infine uno per lo shade, con setole lunghe e morbide. A questo potreste aggiungere uno della serie Dry, con setole squadrate, da utilizzare con la tecnica del dry brush, di cui vi ho parlato nel video dedicato ai menhir. In ultimo, vi consiglio anche un pennello molto sottile di cui vi lascio un esempio qui sotto in descrizione, adatto ai dettagli più piccoli. Man mano che accumulerete esperienza, vi consiglio di provare anche altre marche per trovare quello più adatto a voi. Io, come vi anticipavo, non riesco a fare a meno dei Raphael per le lumeggiature e i dettagli più piccoli come gli occhi. Vi lascio tutte le specifiche dei pennelli di cui vi ho parlato qui sotto in descrizione. Un altro prodotto importantissimo è lo shade, una sorta di lavatura che si stende sopra i colori base, una volta asciutti, che mette in evidenza le texture e riempie i recessi senza il minimo sforzo. Si può scegliere di usare lo stesso colore per tutta la miniatura o cambiarlo e sceglierne uno simile al colore di base per ognuno degli elementi. Io personalmente uso lo stesso colore, nero o marrone scuro, su tutta la miniatura, perché preferisco creare contrasti molto forti. Ovviamente, più si sceglie scuro lo shade, più sarà necessario lavorare con le lumeggiature, ripulendo e schiarendo le zone illuminate. Lo shade, quindi, rappresenta uno strumento molto utile e versatile, che cambia a seconda di come lo si intende utilizzare. Può essere usato come traccia per scurire e definire le ombre più piccole senza il minimo sforzo, su cui lavorare con stratificazioni e lumeggiature. Se si cerca invece un effetto finale meno rifinito, una semplice qualità da gioco o non si dispone ancora di tutti gli strumenti, lo shade può essere considerato anche l'unico passaggio dopo i colori base. Ne esistono anche qui di molte marche, ognuna con una finitura e una texture leggermente diversa.
I Citadel sono piuttosto liquidi e semplici da applicare, gli Wash Ink di Green Stuff World risultano invece più gelatinosi e leggermente più colorati, mentre quelli di The Army Painter si distinguono per la diversa intensità e coprenza. In ogni caso, uno strumento davvero utile e versatile. La tavolozza è una superficie necessaria per stendere, diluire e mescolare i colori e scegliere quella giusta è molto importante. Fin da piccoli siamo abituati che possiamo usare un semplice piattino di plastica per mescolare i colori, ma per la pittura delle miniature quella che ritengo più importante è la wet palette. Vediamo quindi cos'è e quali sono i punti forti. Una normale tavolozza di plastica tende inevitabilmente a far asciugare i colori dopo poco tempo. La wet palette invece è composta da un tappetino da tenere bagnato e un foglio sottile posto sopra, sul quale stendere i colori. In questo modo rimarranno umidi più a lungo, dandoci più tempo per lavorare la miniatura, evitando sprechi e creando la superficie perfetta su cui creare toni intermedi per le sfumature. Approfondiremo meglio l'argomento in un video dedicato, magari a un confronto tra le marche, ma le più comuni sono The Army Painter, Green Stuff World e Red Grass, quella che utilizzo io. In ogni caso, che vogliate acquistarla o farla da voi seguendo uno dei tutorial su internet, consiglio la wet palette a chiunque voglia iniziare a dipingere, perché secondo me è davvero uno strumento indispensabile. Se non vogliamo che tutto il lavoro di pittura vada sprecato, io vi consiglio ancora un ultimo strumento. Sto parlando del protettivo, di cui esistono veramente tante finiture e marche. Lucida, opaca, satinata. Dopo averle provate tutte, quella che personalmente preferisco è senza dubbio quella opaca, perché rispetta le lumeggiature che sono state fatte, senza alterare i colori. A questo proposito è giusto fare una piccola parentesi. Anche in questo caso il protettivo spray a bomboletta, come nel caso del primer, è un ottimo strumento per chi inizia. Relativamente economico, si stende come il primer e in poche passate rende le miniature utilizzabili in gioco. Presenta purtroppo dei difetti, ovvero una sorta di leggero effetto polveroso e texture che rimane sulla miniatura, dovuti appunto alle particelle del protettivo. Resta valida la possibilità di stenderlo a pennello anche in questo caso, ma trattandosi di un prodotto dalla consistenza particolare, si potrebbe rischiare di creare aloni poco gradevoli sulla miniatura e in generale anche i protettivi più opachi tendono a rimanere abbastanza satinati se stesi a pennello. Nel momento in cui deciderete di acquistare l'aerografo, potrete utilizzarlo anche per il protettivo e sarà la svolta. Le miniature rimarranno protette senza che la texture o i colori vengano in alcun modo alterati. Un acquisto quindi che vi potrà essere utile in molti modi, tra cui i due nominati in questo video. Ma anche per quanto riguarda il protettivo, credo che sia giusto iniziare con quello spray, capirne in pieno le funzionalità e i limiti, per poi scegliere consapevolmente di migliorare la propria strumentazione. Prima di chiudere vi voglio dare due piccoli consigli. Il primo dei quali è quello di non scegliere sempre la versione più economica di quello che volete acquistare, in tutti i campi che ho elencato sopra, perché potrebbe penalizzarvi davvero tanto. La pittura delle miniature purtroppo è un hobby, come tutti gli altri, che può diventare costoso se si vuole arrivare ad avere una grande scelta di strumenti e colori. Questo non significa che debba esserlo anche quando si comincia, perché basta acquistare solo quello che serve e man mano investirci qualcosa. Ma proprio per questo motivo vale la pena di acquistare poco materiale ma di qualità buona o discreta, in modo che possa supportarci completamente nella nostra pittura. Il secondo consiglio, che può sembrare scontato o difficile da mettere in pratica, è quello di essere costanti, in linea con il tempo che abbiamo a disposizione, ovviamente. Non ci si deve scoraggiare se i primi risultati non sono un granché e proseguire quindi saltuariamente o controvoglia. I risultati arriveranno, i miglioramenti arriveranno, ma solo se sarete costanti. Ve lo dico per esperienza. Ah, un'ultima cosa di cui mi stavo per dimenticare. Quando vedete quelle miniature bellissime dipinte dai grandi artisti, non scoraggiatevi, ma anzi prendetelo come stimolo per continuare a migliorare. Io quando le vedo penso sempre che anche loro sono partiti da qualche parte, quindi quei risultati si possono raggiungere con passione e costanza. Basta continuare e si può raggiungere qualsiasi risultato. Prima di salutarvi vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. Qui sotto, oltre agli strumenti e ai video di cui vi ho parlato, vi lascio anche il link al canale delle dirette, nel quale il lunedì, il mercoledì e il venerdì dipingo in diretta e rispondo alle vostre domande. Ci saranno lezioni dedicate a tecniche specifiche e anche altre in cui chiacchieriamo e dipingiamo insieme. Ah, il mercoledì sera dipingiamo Viaggi nella Terra di Mezzo. Fossi in voi non me lo perderei. Ma detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio di essere stati qui. Ciao!